canale. Oggi video tutorial di questo ciondolo. Come vedete ho un top estivissimo, finalmente il caldo, e volevo ovviamente creare un ciondolo che fosse abbinato ovviamente al mio top, e quindi niente, adesso ve lo mostro da vicino. Video tutorial. I materiali, la maggior parte li ho acquistati da Perlinolandia di Sabrina Milardi. Avete visto insomma l'unboxing qualche giorno fa. Spero di riuscire a caricare il video entro sabato, altrimenti lo vedrete nei prossimi giorni. Vi abbraccio tutte ragazze e come sempre buona creatività. Ciao! Ed eccolo da vicino in tutto il suo splendore di questi colori. Ovviamente si chiama Tropicana perché ovviamente ricorda un po' i colori della vegetazione e dei tropici, quindi io mi sono sentita ispirata, spero che vi sentiate ispirate pure voi. Ci vediamo quindi tra 2 secondi, giro la camera e vi mostro i materiali. Ed eccoci ragazze, ora ve lo mostro da vicino. Allora, il ciondolo è fatto in questo modo, c'ha una fascetta d'herringbone con cui l'ho collegato ad un cordino. Questo è il davanti, vedete, molto tridimensionale, e non è difficile, è un po' ripetitivo e qualche passaggio è un pochino arzigogolato, ma sicuramente riuscirete a realizzarlo tutte quante. Vi mostro anche il retro, vedete, leggermente bombato, e l'incastonatura è di tipo netted. Ho utilizzato un Rivoli da 12. Allora, cominciamo subito con l'elenco dei materiali. Chi ovviamente mi sta conoscendo con questo video, benvenute sul mio canale. Vi consiglio di iscrivervi subito e di cliccare la campanella per avere le notifiche degli altri tutorial perlinosi, soutache e creativi. Passo subito all'elenco dei materiali e ci vediamo tra 2 secondi. Come filo ho utilizzato questo della Miyuki. Come ago, in questo caso ho utilizzato uno dei soliti, ma adesso per fare il tutorial con voi utilizzerò questo della Beadsmith che ho preso da Sabrina. Dopodiché cosa ci servirà? Sposto il ciondolo. Prima di tutto servirà un Rivoli da 12 mm, poi dopo serviranno ovviamente le Iris Duo e le Samos, per ogni ciondolo 5 pezzi e 5 pezzi. Poi serviranno delle Rokyle 15, serviranno, scusate, queste sono 12, sì, sono 12, quindi delle Rokyle 12, poi serviranno delle Rokyle 15-0, delle 8-0, servirà qualche Super Duo, una decina per ogni ciondolo, e poi serviranno ovviamente i nostri tulip petals. Quindi questo è il materiale che ci serve. Adesso non so se andrò a realizzare un altro ciondolo identico, probabilmente no, farò una variazione, sarà sempre insomma lo stesso schema, ma cercherò di variare i colori perché 2 ciondoli identici diciamo che non mi sembra il caso. Dopodiché cosa dirvi? Che ovviamente potreste anche realizzare un orecchino se vi piace ovviamente il genere così un po' tridimensionale e vistoso, ma ovviamente questo sta al vostro gusto personale. Quindi cominciamo subito. Come vedete ho deciso di integrare, quindi di mettere un Rivoli di un colore diverso, Super Duo e 8-0, e delle Rokyle un pochino a contrasto. Ovviamente se vi piace la versione verde considerate i materiali che ho preso da Sabrina Milardi. La prima cosa da fare sarà quella di inserire sul lago una 8-0 e 4 Rokyle 15-0 e ripetere per 5 volte, dopodiché chiudere a cerchio e fare un nodino. Mi raccomando, ripassate. Fate ovviamente 2-3 nodini, dopodiché tagliate il filo in eccesso. Devo dire la verità, mi piace questo ago. Secondo me, alla fine, nuovo ago, secondo me mi ci troverò bene, staremo a vedere fino alla fine. Dopodiché usciamo dalla prima Rokyle 15-0 e mettiamo semplicemente sul lago 2 Rokyle 11-0 ed andiamo
andiamo nella 15, nella 8 e nella 15 che segue, quindi tralasciamo le due 15 0 centrali. Si andranno a posizionare in questo modo, fate questo per altre 4 volte. Questo sarà il risultato a giro finito. Ovviamente l'inserimento di queste rocaille non serve ai fini dell'incastonatura, ma servirà successivamente perché ci andremo a realizzare questa sorta di decori, vedete, e quindi ci servirà successivamente. Ai fini invece dell'incastonatura dobbiamo riportarci a scendere qui in basso e ad uscire dalla 15.0 e dovremo semplicemente andare ad inserire 3 rocaille 11.0, 2 rocaille 15 ed altre 3 rocaille 11.0. E cosa facciamo? Andiamo ovviamente sotto il nostro decoro e ci andiamo ad inserire qui, vedete, nella 15, nella 8 e nella 15. Quindi andremo a realizzare questo archetto tra virgolette sottostante che vi mostro qui, ovviamente, vedete, è l'archetto sottostante in questo punto. Quindi andate a realizzare ovviamente questo inserimento per le altre 8 0. Quindi ripetete questa operazione, dopodiché ci vediamo per chiudere ed inserire i rivoli. A giro finito ci troveremo in questo modo, ridiscendo attraverso tutte quante le rocaille del primo, diciamo, archetto realizzato. Esco, come vedete, attraversando anche le due 15 0 e vado semplicemente ad inserire altre 3 rocaille 15 0 e vado nelle 15 0 dell'archetto di questo, diciamo, decoro successivo. Vi dico che ci vorranno per questa incastonatura un po' particolare parecchie 15 0, poi vedrete. Quindi faccio questa operazione di inserimento di 3 15 0 per tutto quanto il giro. Ovviamente a giro finito mi reinserirò nuovamente nelle 15 0 di partenza. Quindi vado e tiro, metto ovviamente ciò che ho creato in questo modo, prendo il mio rivoli da 12 e lo vado ad incastrare. Ovviamente dovete ripassare in tutto questo arco. Ovviamente dovrete ripassare parecchie volte. Vedete che le nostre rocaille si disporranno in questo modo. Adesso noi qui all'interno andremo a fare degli altri inserimenti. Semplicemente entrerò nella prima rocaille 11, vedete questa, ed andrò a inserire 4 rocaille 15 0 e vado ad inserirmi nella 8 0 qui al centro. Soltanto nella 8 0, ok, in questo modo. Dopodiché andrò ad inserire nuovamente 4 rocaille 15 0 ed andrò ovviamente nella 11 qui in basso, quindi tralasciando le prime due che incontrate lateralmente. Quindi come vedete si andrà a creare questa sorta di spazio qui all'interno, vedete, che sarà quello poi in cui ci andremo a inserire successivamente. Quindi fate questa operazione di inserimento di rocaille per tutto quanto il giro. Quindi vedete, io adesso sono uscita da questa rocaille 11 0, vado nella rocaille qui 11 0 di fianco e faccio la stessa identica cosa, cioè inserisco 4 rocaille 15 da questo lato e 4 da quest'altro. A giro finito, vedete, ci troviamo in questo modo, ve lo mostro, vedete che c'è questa sorta di apertura
che si è venuta a creare con l'inserimento delle 15.0 e qui successivamente andremo ad inserire le nostre iris duo. Allora, cosa facciamo? Semplicemente usciamo dalla prima 15.0 inserita ed inseriamo nuovamente una 15, una iris duo ed una 15 ed andiamo nella 15 e nella 11 che segue e facciamo questo passaggio per tutto quanto il giro, quindi si posizionerà in questo modo. Lo ripetiamo un'altra volta insieme. Entro nella 11 e nella 15 ed inserisco una 15, se ci riesco ovviamente, una 15, una iris duo ed una 15 vedete le mie mani, la cruna praticamente da nera sta diventando color metallo. Quindi dicevo, usciamo da qui, facciamo il nostro inserimento ed andiamo nella 15 e nella 11 che segue. Facciamo questo procedimento per tutto quanto il giro. Avremmo anche potuto realizzare prima i decori superiori, questi, ma poi ci avrebbero dato fastidio per gli inserimenti sottostanti, quindi io questi inserimenti li eseguirò all'ultimo. Quindi andate e procedete col fare il vostro inserimento per tutto quanto il giro. In tutto ce ne saranno 5. A giro finito, quindi vedete, vi mostro il retro. Adesso non ci resta, sempre dal retro, di entrare nelle rocaille che ci troviamo, scusate, nelle rocaille che ci troviamo di fronte e rientriamo quindi all'interno di tutte quante le nostre rocaille. Attenzione a quello che insomma vi portate dietro. Entrate anche nella 15.0 e nella iris duo ed inseritevi anche all'interno della 15 che segue. Dopodiché andiamo a prendere una super duo, una Samos ed una super duo, vedete, ed andiamo ad inserirci semplicemente all'interno della 15, della iris duo e della 15 che seguono. Scusate, ho le finestre aperte. Quindi fate questa operazione per tutto quanto il giro. A giro finito ci troveremo in questo modo. Vedete che le nostre super duo si andranno a girare verso l'alto e ovviamente sfrutteremo poi successivamente per fare questo decoro. Entro nella 15, vedete, sto uscendo da una iris, entro nella 15.0 e successivamente nella super duo, vedete, nel foro basso, scusatemi, dopodiché entro anche nel foro alto della super duo. Io adesso sto utilizzando il filo Miyuki Oro e quindi vi mostro questo decoro, poi dopo lo sfilerò e lo rifarò alla fine con un filo trasparente. Voi decidete se fare un cambio di filo adesso oppure successivamente, come preferite. Inserisco 3 rocaille 15.0 e nuovamente sfruttiamo la 8.0 iniziale per creare anche quest'altro decoro. Quindi vedete, inserisco 3.15, entro nella 8.0,
sempre attenzione in questi passaggi un po' delicati, dopodiché prendo altre 3 rocaille 15-0 ed entro nel foro superiore della Super Duo che vedete posizionata qui al lato destro. Vedete 3 15-0, la mia Super Duo, ed entro dall'interno verso l'esterno. Questo decoro, come vi ho detto, potete realizzarlo o adesso oppure a fine modulo. Io adesso lo andrò a sfilare e li realizzerò dopo. Ovviamente poi attraverso le Samos e le iris che stanno nello strato di sotto, vi sposterete e farete questo decoro per tutti quanti i vostri giri. Scusate, per tutti quanti i lati. Io ovviamente adesso vedete che ho sfilato quello che ho realizzato e continuo il mio modulino e farò i decori con le Super Duo alla fine. Uscirò quindi in questo modo dalla Samos ed andrò ad inserire una petal e mi inserirò direttamente all'interno della iris. Ho un po' di difficoltà, vedete che entro nella iris, dopodiché prendo un altro dei nostri petali, adorabili in questi colori direi, e vado nella Samos che trovo di seguito e vedete si posizioneranno in questo modo. Dopodiché farò questa operazione ovviamente per tutti quanti gli altri lati. A giro finito ci ritroveremo in questo modo e vedete che le Super Duo salgono verso l'altro sempre di più ad ogni inserimento successivo. Adesso passiamo con l'inserimento delle nostre 15-0. Cosa faccio a questo punto? Allora, esco, vedete, dal mio petalo. Ovviamente ripassate un pochino e ripassando andiamo ad inserire qualche 15-0. Vedete che io esco dal petalo e prima di entrare nella Samos inserisco una 15. Quindi andrò a fare un inserimento di 15-0 per rinforzare questo giro in prossimità delle Samos, quindi vicino alle Samos, tra le Samos e i petali ci andremo ad inserire delle 15-0, quindi farò questa operazione ovviamente per tutto quanto il nostro giro, sempre vicino alle Samos. A giro finito ci troveremo in questo modo. Adesso dobbiamo andare ad inserire le 15-0 al di sopra delle nostre Samos. Quindi esco dalla 15-0 che vi ho appena indicato, subito dopo il petalo e subito prima della Samos, ed andrò ad inserire delle rocaille. Mentre nel ciondolo giallo avevo inserito tutte rocaille 15-0, qui invece andrò ad inserire anche una rocaille 12 del colore questo fucsia un po' più acceso, giusto per creare un po' di contrasto. Quindi metterò sul lago 2 15, una 11 e 2 15 ed andrò semplicemente nella 15 che segue. In questo modo uscirò dal petalo e ovviamente farò questa operazione per tutto quanto il nostro giro. Quindi fatelo e poi ci vediamo dopo. Il nostro ciondolo Tropicana diciamo che di struttura è quasi finito, ovviamente mancano i decori sulle Super 2 e i decori nella parte superiore. Ditemi poi quale versione vi piace, se quella in rosso oppure adorate questa tutta in sfumature insomma di giallo-verde. Attraverso poi la 11 potremo andare a fare o una fascetta ad herringbone oppure inserire un semplice anellino sfruttando ovviamente la 11 e delle 15-0. Questo poi ovviamente starà a voi a seconda se vogliate fare un ciondolo oppure se volete realizzare ovviamente degli orecchini. Adesso come vedete esco da questa 11-0 nella parte superiore del modulino e vado ad inserire altre 2 rocaille 11-0 ed entro nella 11-0 di fianco. Lavoro come se fosse herringbone, quindi vedete ridiscendo all'interno della 11 lato sinistro e risalgo nelle 2 11 poste sul lato destro.
in questo modo, ve lo mostro proprio da vicino per farvi capire. Dopodiché vado ad inserire nuovamente una rocaille 15, una 11 di colore rosso, rosso fucsia, ed un'altra 15 e ripeto la stessa operazione, quindi esco da destra, inserisco le perline e vedete rientro nella prima 11 se riesco di sinistra, quindi procedo in questo modo. Poi mi sposterò nuovamente al lato destro, rientrerò in tutte le rocaille e metterò in evidenza la puntina rossa, quindi rientrerò lato destro, nella 11, nella 15 tralascerò la 11 rossa e rientrerò poi 15 e 11 dal lato opposto, in modo da realizzare tutti questi petalini. Ovviamente andateli a fare per tutti gli altri 4 lati, spostandovi attraverso le rocaille. Spero di essere stata chiara. Dovrete ottenere questo risultato come in questo ciondolo di colore ovviamente giallo. Mi raccomando, quando ripassate dovete lasciare da parte la 11.0 rossa per mettere in evidenza la punta. Ecco qua realizzate i nostri 5 petali del fiore. Io adesso procederò a fare ovviamente i decori con le Super Duo che vi ho mostrato prima, utilizzando ovviamente il filo di nylon trasparente e sfruttando ovviamente tutte le perline del giro sottostante per spuntare sempre nel foro superiore della Super Duo, come vi ho mostrato. Adesso vi mostro ovviamente il ciondolo finito. Sto valutando l'ipotesi di utilizzare un cordino di pelle rossa perché mi piace molto questo contrasto di colori. Va bene, vado a fare il decoro sulle Super Duo e ci vediamo per i saluti finali e le conclusioni. Mi raccomando, ripassate. Come filo di nylon, in questo caso io utilizzerò questo della Caperlan. Vedete? Vi mostro quindi il primo decoro realizzato attraverso le Super Duo ed andrò a farlo da tutti quanti i lati, sfruttando ovviamente la parte sottostante del mio ciondolo. Dovete essere un pochino attente, ma con un po' di attenzione potete tranquillamente riuscirci. Non abbiate timore, siate pazienti. Ed ecco il nostro ciondolo finito. Ditemi voi qual è la versione che vi piace di più, se questa nelle sfumature di rosa, a me sembrano veramente dei fiori tropicali, o se preferite ovviamente quella in giallo, poi ovviamente mi direte voi la vostra preferita. Penso di mettere un cordino rosso, poi insomma staremo a vedere. Metterò un anellino probabilmente, non farò la fascetta ad herringbone per una questione di velocità. Come vedete è tridimensionale e io lo trovo veramente molto carino. Ditemi ovviamente la vostra e fatemi sapere che ne pensate. Come vedete qui ho messo delle 15.0 ed ho chiuso e ci ho inserito all'interno un anellino metallico per poi mettere il cordino, perché voglio fare insomma una cosa un po' più semplice dell'herringbone. Per quanto riguarda l'ago, ovviamente la cruna non è più nera, però devo dire la verità che mi sono trovata veramente bene, quindi aghi per me sono il top, funzionano. Il nostro ciondolo Tropicana è finito. Se vi è piaciuto ragazze lasciatemi un like e come sempre buona creatività a tutte.